Di zucchine ne abbiamo ancora, io sono invaso. E allora mi sono dovuto inventare un'altra ricetta perché i miei ragazzi una volta, due, poi dopo uguale non me la mangiano mica. Ho deciso di fare degli anelli di zucchine con una pastellina che le rende molto 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 saporite e molto belle anche da vedere. Ingredienti facilissimi, farina, acqua fredda, normale, non gasata. Se volete metterla gasata mettetela, verranno un po' più gonfie, e servirà un pochino di bicarbonato e ovviamente una bella zucchina un po' grossa. Per una zucchina abbastanza grande metto 4 cucchiai di farina normale. Io ho usato una farina semi-integrale, ma va bene anche quella normale. 4 bei cucchiai pieni in una ciotola, e poi piano piano ci metto l'acqua fredda fino ad ottenere questa densità che vedete è importante. Magari fatela anche un po' più densa, che poi ad aggiungere un goccino d'acqua si fa sempre in tempo, così non avete nessun problema. Poi ci metto dentro un cucchiaino da caffè colmo di bicarbonato, vedete che reagisce subito, fa le bollicine, ma non l'ho fatto per far lievitare le zucchine, farle gonfiare, far delle palle, semplicemente servirà per mantenere un bel colorito verde alla buccia della zucchina. È una questione puramente estetica. Le zucchine devono essere tagliate a dischi di circa 3 mm, devono essere un po' consistenti, piuttosto un millimetro in più ma non un millimetro in meno, e tagliate insomma in un certo ordine, che siano grandi uguali. Una volta tagliate le zucchine, prendete un attrezzino di questo qui, ma va bene anche un bicchierino, un tappo di bottiglia di plastica di quello delle bibite, e al centro di ogni zucchina facciamo un buco. Deve essere un buco abbastanza grande, ma non esagerato, per due motivi: è una questione estetica, ma soprattutto è una questione spugnosa. Le zucchine grosse all'interno tendono a diventare spugnose e poi dopo si spaccano quando le friggete, o comunque assorbono un mucchio di olio. Quindi quando la zucchina è un po' grossa si tira via la parte centrale, ma non la butteremo via perché abbiamo una seconda ricetta che vi faccio vedere dopo. Metto le mie zucchine dentro nella pastella, tutte, anche quelle piccole, anche se dopo le usiamo in un altro modo. Dopo vi faccio vedere, vi faccio capire, vi spiego tutto. Tutto dentro una pastella e gli diamo una bella girata. Vi ricordo che se avete l'occhio già alla mano per fare le pastelle va bene come vi ho fatto vedere, ma se per caso avete paura di sbagliare, di farla troppo molle eccetera, voi la fate un po' più densa di così, vedete? Poi dopo, se è il caso che vedete che fritta la prima vi sembra che gli resti addosso troppa pastella, semplicemente gli aggiungete un goccino di acqua e le mischiate un pochino, ecco. Andiamo a friggere. Si possono fare nel forno? Sì, però dovete fare la pastella un po' più densa. Si possono fare in padella alla piastra? Sì, con lo stesso sistema. E ora una alla volta le frigo nell'olio. Bisogna stare attenti a non ammassarle. Se non avete la friggitrice va bene anche un pentolino, ci mettete dentro 2-3 cm di olio e le friggete, anzi forse è ancora più facile e veloce. Olio a 170-180 gradi, guardate che meraviglia, guardate che belle, sembrano dorate, scolpite nell'oro. Io queste le metto a tavola ma mi devo dividere i ragazzi perché si ammazzano, se li contano sul piatto, giuro. Ecco qui, guardate che belle, belle dorate. Se volete la pastellina ci mettete un uovo e un cucchiaio di farina in più e verranno anche con una doratura più spessa, però anche un po' più pesantine, a dire la verità. Ora ho avanzato nella ciotola un po' di pastella e i cerchietti interni della zucchina. Questi se li metti in friggitrice si riempiono di olio, se volete friggeteli, però io ho deciso di fare in un altro modo. Ho messo sul fornello una padella antiaderente fighissima appena comprata, se volete ci faccio un video per farvela vedere. Intanto che si riscalda un po', metto un uovo dentro nella mia pastella, ci metto dentro del rosmarino o del prezzemolo o del timo o dell'origano o della marijuana, quello che volete, tritate giù e mettete dentro quello che vi piace. Il sale si mette sempre dopo, anche le zucchine vanno salate dopo. Poi avevo messo un goccio di olio nell'antiaderente, non serviva proprio, quindi tiro via quasi tutto e ci metto dentro la mia pastella. Temperatura non troppo alta, io l'ho messo a meno di metà. Coperchio, aspettiamo circa 3 minuti, 4 minuti e si sarà rassudata la nostra, una specie di crepe, una via di mezzo fra una crepe e una frittata, con dentro le zucchine che la ammorbidiscono. La giriamo, guardate che cottura che fa sta padella qua, ve ne parlerò, promesso. E niente, a tavola abbiamo fatto 2 ricette con una zucchina in una volta sola. Spero che vi piaccia la ricetta, iscrivetevi al canale, venite a trovarvi sotto che vi sono scritte tante cose belle tutte per voi. Ciao a tutti da Gabriele.